Bentornati raga, qui con Zoges Gaming. Oggi vorrei dare un'occhiata alle modifiche per le armi da taglio su Last Day on Earth Survival. Mi raccomando, se stai cercando la guida invece sulle modifiche per le armi da fuoco, dai un'occhiata al link in descrizione. Vorrei partire subito dicendovi che non copriremo tutte le armi da combattimento ravvicinato, ma ci soffermeremo solo su 5, che sono armi craftabili e comunque molto facili da reperire all'interno del gioco. La prima è la mannaia. Quest'arma è molto sottovalutata perché purtroppo soffre del complesso di inferiorità rispetto al piede di porco che utilizzeremo praticamente tantissimo durante tutte le fasi di gioco. Tuttavia, se stai farmando molto spesso la fattoria, dovresti puntare ad ottenere le mod che vedi in foto. Parlandovi per esperienza personale, già avendo solo la lama tattica, senza nessun manico, sono riuscito praticamente a trovare il sostitutivo del piede di porco. La mannaia sotto un certo punto di vista è ancora più economica da craftare, è molto veloce e quindi una volta che diventerà già più potente del piede di porco, secondo me dovresti abbandonare quest'ultimo e andare di coltellate. Ora parliamo del tubo di ferro. A me onestamente quest'arma non piace tantissimo perché quando si tratta di usare parecchi rottami e parecchio ferro non è che io esca poi così tanto pazzo, anche perché con la mannaia full moddata secondo me stai praticamente a posto tutta la vita. Per quest'ultima infatti diciamo che la mod principale è l'osso del massiccio, perché il manico che vedete in foto ci aggiungerà giusto 1 o 2 danni. Certo, non li butteremo mica, però nulla di così determinante. Puoi usare quest'arma per dungeon un poco più difficili, come ad esempio la modalità difficile, o per buttare a terra gli orrori tossici, o insomma per tutti i nemici un po' più tosti con più energia e che fanno un po' più di danni. Anche se, a dirla tutta, il macete full moddato secondo me è l'arma da taglio più potente del gioco. La lama strappabudella ci permetterà di fare la skill attiva che rallenterà la velocità d'attacco del nostro nemico. Questa skill si spiega da sola perché prenderemo meno danni nel tempo, ma soprattutto a me piace moltissimo utilizzarla per fare il wall trick con le armi a due mani. Infatti rallento il nemico, ad esempio un gigante impazzito, mi armo di cartello stradale, di mazza seghettata o di spaccateste e ci inizio a dare dentro. Inoltre raga, la quantità di danni critici che riesco a fare con sto coso è pazzesca e potrete solo capirmi una volta che ce l'avrete anche voi. E passiamo alle ultime due armi, lo spaccateste e la mazza seghettata. Queste due io le utilizzo principalmente, se non unicamente, per fare attacchi furtivi. Lasciamo perdere la robustezza. Se hai già visto anche il video sulle mod per le armi da fuoco saprai che questa statistica è davvero inutile e anche il perché. Stessa cosa per la velocità. Non ci interessa essere veloci se il 90% delle volte utilizzeremo quest'arma per fare gli attacchi furtivi. Ci restano quindi i danni, le probabilità critiche e i danni critici, che sono secondo me le statistiche più importanti delle armi da taglio, anche se non dimentichiamo in questo gruppo rientra anche la velocità, quando parliamo di armi da taglio ad una mano, come abbiamo visto per la mannaia ad esempio. Se riuscite a trovare queste mod per la mazza seghettata raga, fatele di corsa perché davvero inizierete a fare un botto di danni infurtivi che cambieranno secondo me il vostro gioco. Ti aiuteranno ad impiegare meno durabilità delle altre armi, ci possono far tirare giù i giganti impazziti che possiamo sniccare furtivamente utilizzando meno colpi di pistola. Insomma io penso che tu abbia capito comunque un po' il funzionamento generale. Ora, se conosci come funziona per queste armi, sicuramente saprai anche regolarti per la lancia, per la mazza da baseball e quant'altro. In realtà ho deciso di non coprirle perché secondo me moddare la lancia non ha senso, una volta che avanzi dovresti avere abbastanza in modo tale che questa ti servirà magari per andare velocemente su una zona verde per intenderci. Per la mazza da baseball invece questa non è un'arma craftabile, quindi la troveremo diciamo poco spesso e spendere troppe risorse e troppo tempo e tempo di video secondo me non ha tanto senso. Lascia un commento, fammi sapere che cosa ne pensi di questa guida, se ti è stata utile, dimmi qual è la tua arma preferita e quali sono le modifiche irrinunciabili ad essa, iscriviti e attiva le notifiche così non ti perderai neanche un video a tema Last Day on Earth e non. Qui con Zoges Gaming, buona caccia!